No, non ci posso credere! Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video qui sul mio canale. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Il video di oggi sarà un po' particolare, completamente diverso da tutti gli altri video che ho portato qui sul canale. Infatti io di solito vi insegno l'italiano, la grammatica, il vocabolario, oppure vi porto in giro con me a fare dei viaggi in giro per l'Italia. Ma oggi siamo semplicemente nel mio ufficio e voglio fare una cosa completamente diversa. Ho comprato su internet un test del DNA da 23andMe e voglio insieme a voi riscoprire le mie origini. Ok, adesso mi siedo e vi spiego meglio. Sicuramente da quando ero bambino ho sempre avuto una grande curiosità sulle mie origini, forse come un po' tutti. Purtroppo però non è che la mia famiglia mi ha raccontato troppo riguardo ai miei antenati, quindi non so tantissimo. E quindi c'è sempre stato questo senso di mistero, di incertezza, che ha spinto sempre di più la mia curiosità a voler capire le mie origini. È anche vero che io sono italiano, quindi probabilmente il test mi dirà che sono molto italiano, forse. Oppure forse scoprirò delle cose nuove sui miei antenati, non lo so. Però la cosa che mi piace molto di questo test, di questa azienda, è che posso anche scoprire delle parentele con altre persone in giro per il mondo che hanno fatto questo test. Quindi forse troverò dei cugini alla lontana che vivono in America, chi lo sa? Non so, forse mi sto facendo delle aspettative troppo alte su questo. Però voglio portarvi con me in questa avventura e non vedo l'ora di condividere con tutti voi i risultati. Per fare il test è molto semplice, questo vabbè l'ho comprato online, è arrivato molto in fretta. C'è un'applicazione da scaricare sul cellulare che io ho già scaricato per andare a registrare questo kit. Il test funziona in modo molto semplice, bisogna sputare in questo tubo, poi bisogna inviare la saliva a questo laboratorio e noi otterremo i risultati. Allora, qui ci sono anche alcuni consigli su questo manuale, dice di non bere, non mangiare per almeno 30 minuti. Non ho mangiato né bevuto per 30 minuti, quindi possiamo procedere. Allora, apriamo questo, così, e devo sputare qui dentro fino ad arrivare qua. Oddio, è tantissimo. Non le bolle, soltanto la saliva. Ok. 2 hours later. Ok, va bene, fatto. E adesso devo chiudere questo fino a quando non sento click. Oddio, ok, sta succedendo cose. Devo togliere questo, mettere questo. Okay. Devo agitare per 5 secondi. 2, 3, 4 e 5. Sembra chiuso. E adesso bisogna mettere questo qui dentro. Ok. Fatto, il mio campione di saliva è pronto per essere inviato ai laboratori. Quindi adesso metto tutto qui dentro. Ok. E questo poi lo andiamo a mettere in una cassetta postale per inviarlo appunto ai laboratori. Finito, è stato molto facile. Non vedo l'ora di ricevere i risultati, dicono che ci metteranno circa 2-3 settimane. Appena ricevo i risultati ovviamente continuerò questo video e così possiamo vederli insieme. Sono super emozionato. Allora adesso andiamo a portare questo alle poste. Sono appena arrivati i risultati, ho appena ricevuto la mail, poi nel corso della giornata apriamo i risultati insieme, non vedo l'ora. Eccoci qua, sono arrivati i risultati, adesso apriamo i risultati e vediamo se rimarrò sorpreso.
Onestamente non è che ho molte aspettative particolari, perché generalmente noi europei, insomma, il nostro DNA non è che succedono delle cose incredibili, ma vediamo. Allora, perfetto. Prima di tutto bisogna andare su qui. Ok, vediamo la mia composizione del DNA. Allora, ok, sono europeo al 93,5%, questo era abbastanza prevedibile, e italiano soltanto al 79,3%. Delle regioni, possiamo vedere anche le regioni, abbiamo... Ok, la Campania, al primo posto la Campania, io sono pugliese, però al primo posto troviamo la Campania, poi la Puglia, e io sono pugliese, quindi ha senso, la Sicilia, il Molise, l'Abruzzo, la Calabria, Lazio, Basilicata, un po' di Lombardia, quindi forse qualche antenato era del nord o era andato al nord, non lo so, e poi le Marche, molto molto interessante. Poi abbiamo, no, non ci posso credere, sono greco al 13,7%. Diciamo che questo comunque ha molto senso, no? Anche per ragioni storiche. Molti italiani del sud hanno delle connessioni con la Grecia, quindi in realtà ha senso. Poi, qui mi dice, vabbè, in generale sud europeo. E poi abbiamo invece l'altro 6,1% nord-ovest asiatico. Ok, quindi tutta questa parte, quindi credo tutta la parte, diciamo, della Turchia, eccetera. Iran, Mesopotamia. Ok, questo ha senso, diciamo, anche proprio per ragioni storiche, no? Questo mi fa pensare a, tornando indietro, non so, all'impero romano, ad Alessandro Magno, comunque mi fa pensare a tutte queste connessioni che noi, soprattutto del sud Italia, abbiamo con anche, diciamo, questa parte di mondo, quindi secondo me ha molto senso. Super interessante. E comunque, cioè, nel senso il 6%, comunque una parte di abbastanza importante. Comunque sì, sono all'80% italiano, 13% greco e 6% ovest asiatico. Molto interessante. Poi la cosa super divertente è che hanno trovato nel mio DNA un 0,4% di DNA nigeriano. Questo secondo me è super interessante perché, wow, incredibile. 0,4%, chissà come è successo. Poi è anche possibile andare a vedere i tuoi, diciamo, parenti, quindi persone con cui condividi parte del tuo DNA. Vabbè, non vi faccio vedere i nomi per una questione di privacy, però come possiamo vedere ci sono delle persone con cui condivido per esempio l'1,37% del DNA e mi dice che questo sarebbe il secondo cugino once removed. Ho cercato su internet cosa vuol dire e boh, è una cosa super complicata che vuol dire che è stato una volta tolto dalla tua generazione, quindi con cui dovrei condividere tipo i trisavoli, che sarebbero, abbiamo i nonni, bisnonni e trisavoli, però onestamente queste cose sono super complicate da capire. Ha trovato 1500 parenti con cui condivido piccole parti del mio DNA e con cui probabilmente comunque qualche parente molto molto lontano in comune, però questa cosa è super interessante, infatti secondo me è una delle cose più belle, no, di questo prodotto, perché comunque più persone lo fanno e più possiamo trovare delle connessioni con delle persone che si trovano dall'altra parte del mondo e secondo me è una cosa super interessante. Insomma, per me è stata un'esperienza davvero molto molto bella che mi ha permesso di onestamente anche avere un po' delle conferme, perché comunque io sapevo che insomma ero italiano e sapevo che il programma mi avrebbe detto che ero italiano per, insomma, la maggior parte del mio DNA. Però comunque scoprire di avere anche un po' di origini greche, origini dell'ovest asiatico e anche lo 0,4% nigeriano è stato super super interessante. E poi una delle cose che mi piace di più di 23andMe è che comunque è in costante aggiornamento, quindi magari in futuro se altre persone faranno il test del DNA potrò magari trovare dei cugini più vicini che magari si trovano dall'altra parte del mondo e di cui non sapevo neanche l'esistenza. Questo è davvero bellissimo. E voi avete mai fatto questo test del DNA? Avete scoperto delle cose interessanti, delle connessioni con l'Italia? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e parliamone, abbiamo una conversazione. E se volete anche voi fare questo test del DNA potete comprarlo, vi lascio qui sotto il link. Io non sono affiliato in nessun modo con 23andMe, loro non mi hanno pagato per fare
questo video, è stata una mia semplice curiosità e secondo me può essere una cosa curiosa, divertente anche per voi. Quindi vi lascio il link per comprare e fare il test qui sotto in descrizione. Se questo video vi è piaciuto e l'avete trovato interessante, lasciate un bel mi piace e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e anche attivare la campanellina per non perdere tutti i video futuri. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!